Allora, iniziamo a preparare l'impasto. All'interno di una ciotola capiente andremo a mettere il latte tiepido, lo zucchero, i tuorli, ovviamente gli albumi non li buttiamo, possiamo fare tantissime altre ricette utilizzandoli, e l'olio di semi che può essere d'arachidi o di mais. Iniziamo a sbattere un pochino con una forchetta in modo da far sciogliere bene lo zucchero. Aggiungiamo metà della farina e iniziamo ad impastare. Potete impastare a mano come ho fatto io utilizzando soltanto una forchettina oppure con l'aiuto della planetaria. Aromatizziamo l'impasto con la scorza di un'arancia, mescoliamo ancora e adesso andremo a sciogliere il lievito all'interno dell'acqua tiepida. Mescoliamo bene bene in modo da scioglierlo tutto quanto. Versiamo il tutto all'interno dell'impasto che abbiamo preparato prima, mescoliamo e adesso dobbiamo aggiungere la farina poco per volta perché dobbiamo vedere quanta ne prende l'impasto. È importante non aggiungere troppa farina. Il segreto è proprio quello di non esagerare con la farina. Come potete vedere aggiungo sempre della farina pian piano. Appena l'impasto risulta meno liquido possiamo iniziare a lavorarlo con le mani. Va lavorato poco, ragazzi, un'impastatina veloce. Io vi consiglio di sporcare sempre le mani di farina perché l'impasto è molto appiccicosino. Ecco qua, vedete? Questa è la consistenza che deve avere. Deve ancora appiccicarsi alle mani. A questo punto non ci resta che sporcarlo con un po' di farina, sistemare bene l'impasto nella ciotola, coprire con una busta oppure con un canovaccio e far lievitare l'impasto per 2 ore. Io di solito accendo il forno, lo faccio scaldare, spengo, poi metto l'impasto all'interno della busta e poi avvolto in una coperta di lana. Lo lascio lievitare per 2 ore. Ecco qua.